Ciao a tutti amici del cancro, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami cancro e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di luglio 2026 e abbiamo la stella e il mago, ragazzi. Sembra quasi l'inizio di un sogno che state manifestando. Con la stella si parla sempre di alti obiettivi, di idee. Per qualcuno potrebbero anche essere canalizzazioni, come intuizioni. E il mago è una carta di azione, è una carta di movimento yang. Secondo me sì. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Ok, andiamo a vedere le energie di fine luglio. Abbiamo un asso di coppe. Potrebbe essere l'idea di cui ci parla la stella, Asso di denari potrebbe essere il mago. 8 di bastoni. Abbiamo un cavaliere di pentacoli, un 10 di pentacoli, abbiamo un 7 di spade, un 10 di spade, e il matto. Ok ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'andamento energetico più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere settore per settore. Tenete presente che solo per luglio ho attivato la promozione per la lettura semestrale. Comunque anche di quello trovate il link sotto in descrizione. Datemi un attimo che modifico un po' la luce. Ok, così si vede un po' meglio. Allora, partiamo da questi due assi splendidi che mi dicono che qualche cosa inizierà in questo periodo. Abbiamo un 6 di bastoni e un 3 di spade. È più un'idea che avrete, secondo me, e non sarà poi neanche così tanto divulgata. È come se con questo 3 di spade steste valutando quello che dovreste sacrificare. Per qualcuno vi dico che l'asso di coppe può rappresentare una nuova conoscenza, Andiamo a vedere l'asso di denari. 5 di coppe e 8 di pentacoli. Sento come se ci fosse effettivamente questo nuovo inizio, potenziale anche nuovo inizio per qualcuno ha un'idea, per qualcun altro può essere un qualche cosa di più concreto, però dove è come se facesse fatica a dirlo al mondo perché c'è come una paura di pentirsi con questo 5 di pentacoli, scusatemi, di coppe. Può essere che questo sacrificio sia dovuto alla quotidianità, cioè per portare in atto questo nuovo inizio, questo progetto,
per riuscire a concretizzarlo devo comunque sacrificare parte della mia giornata per lavorare su questa cosa e se poi non funziona ho paura di aver perso tempo. Potrebbe essere una cosa di questo stile. Andiamo a vedere l'otto di bastoni, 9 di bastoni, 2 di bastoni e Papa di nuovo. Anche 6 di bastoni, che è uno degli arcani minori del Papa, era al contrario. Ho come l'idea che potreste ricevere qualche notizia con questo 8 di bastoni, può essere una comunicazione, può essere che, non lo so, magari farete una chiacchiera con qualcuno e ho come l'idea che questo momento vi spingerà a rivalutare un po' questo nuovo inizio, secondo me, sapete? A rallentare un attimo il passo. Qui avete anche questo cavaliere di denari. C'è qualcosa come... non lo so, non vi convince del tutto. Andiamo a vedere il cavaliere di denari. 6 di pentacoli. E amanti. Che interessante. Io credo che qui per qualcuno ci sia come la paura di patire di nuovo, la paura di soffrire o di doversi sacrificare per questo nuovo inizio, sia che sia lavorativo, sia che sia romantico, di un'amicizia, è un nuovo inizio. Il punto qui, secondo me, è che... allora, qui sento un po' le credenze limitanti, so che non c'è un 6 di spade, però... Con questo 9 di bastoni, al contrario, è come se ci fosse un pensiero di base nella vostra testa che vi dice: se inizio, ok? Se inizio con questo progetto, poi ci devo andare dentro e non posso più tirarmi indietro. Però questo non vuol dire non mettere limiti. Se sono stanco, anche se quella cosa lì non è finita, smetto, perché da lì in avanti non sono più produttivo. Se sento che un partner è troppo invadente, metto dei paletti perché sento che dopo diventa soffocante, non è più produttiva la relazione, è logorante piuttosto che nutriente. Quindi secondo me c'è un... perché anche qui abbiamo un 6 di pentacoli e una carta di contratti e gli amanti che sono al contrario. Si tratta di lavorare sugli equilibri. È tutto possibile, qualsiasi tipo di relazione, di situazione, di progetto stiate iniziando è adesso che si possono mettere le basi e quindi mettetele come vi fanno sentire al sicuro. Qui abbiamo un 6 di pentacoli, carta di accordi, qui abbiamo un 10 di pentacola, carta di contratti, di pentacola, di pentacoli. Voglio parlare troppo in fretta, le informazioni che arrivano sono tante, ho paura di dimenticarmi qualcosa e quindi mi impapero. Andiamo a vedere il 10 di denari, va? Morte e mondo. Allora, per qualcuno ho la sensazione che possa avere a che fare con una situazione lavorativa di prepensionamento. Ve lo dico. Adesso poi ci arriviamo. Sì, ma io ho la sensazione che non vogliate lasciare le cose al caso, non volete perdere questa occasione, però è anche vero che c'è come da trasformare qualche cosa. Andiamo a vedere il 7 di spade, perché può esserci qualche comportamento poco cristallino. 5 di spade, re di coppe. Potreste avere come delle emozioni o dei pensieri contrastanti e che io più che essere qualcun altro, allora, non ho la luna, non ho carte di spade importanti a parte questo 5, ho questo 3 all'inizio,
Quindi questo 7 di spade, secondo me, riguarda un po' di più quello che vi raccontate sulla paura di eventuali sviluppi. E se andasse così, e se andasse così, cioè sono tutti film che vi fate a livello mentale, che possono essere ingabbianti. E qui con questo 5 di spade sento che potrebbero esserci conflitti o tra voi e un'altra parte, se il movimento per esempio fosse lavorativo, anche perché qui ci sono carte di contratti e di accordi, quindi o è un accordo con voi stessi o è un accordo con una controparte. Andiamo a vedere il 10 di spade, perché è uno degli arcani minori della morte, qui la morte era capovolta, ma il 10 di spade è dritto, quindi è come se iniziasse una sorta di distacco qui. Abbiamo un 3 di pentacoli e un asso di coppe. È un nuovo inizio, quindi, ragazzi. Io lo sento un po' come il passare ad una fase successiva, anche per molti, è come un rinnovamento di qualche cosa che c'è già. Andiamo a vedere questo matto. Abbiamo un fante di spade e un 5 di bastoni. Sento un reinizio con questo matto, ma occhio, mi viene da dire, siccome c'è confusione a livello sentimentale, a livello emotivo, quello che volete costruire, certe volte vorreste lasciare indietro questa sofferenza del 3 di spade, però potrebbe essere legato a una persona, a una situazione che vi fa soffrire, volete lasciare indietro, ma in realtà non volete, siete anche voi lì che non sapete tanto bene, avete come questa confusione, sentite che c'è bisogno di riequilibrare le cose, magari sentite anche che le cose vanno avanti piano, c'è come anche qui un restyling di certi obiettivi e un reinizio, io sento. È come se ci fosse un'azione per compiere quell'obiettivo di cui mi parla la stella. Punto. 1, 2, un fante e un matto alla fine della lettura. Mi parlano di energie molto molto acerbe, ingenue. Quindi occhio, c'è un 8 di bastoni, occhio a non farvi incantare dalle parole. Punto 2. E discussioni. Discussioni per arrivare là dove vorrete arrivare con questa stella. E non lo so, io sento un po' come se ridefinire gli obiettivi non e dare come questo nuovo slancio. Guardate, in realtà a fine mese ci proverete. Sarà per un momento sotterrata l'ascia di guerra con questo 5 di bastoni al contrario, perché qua abbiamo un 5 di spade prima, quindi per questi eventuali conflitti a fine mese ci sarà come un reset, un reinizio. Però io non sento, cioè questo matto è un po' fasullo secondo me, non vi fiderete poi così tanto perché c'è il fante di spade, quindi monitorerete per bene la situazione. Vorrei dirvi qualcosa di più preciso, però andiamo ai settori, magari mi viene. Cioè, non so, ho come la sensazione che qualche cosa parta o riparta sia a metà mese che a fine mese, potrebbe esserci questa ripartenza. Potrebbe essere una seconda, una terza chance, un nuovo progetto, una nuova relazione. Ma non lo so, è come se doveste reimpostare il modo di porvi, il modo di costruire, il modo di affidarvi all'altro o all'altra, o al progetto, o alla vita, o al caso, perché ci sono certe persone che dicono io non faccio niente, tanto poi tutto quello che faccio salta e quindi non faccio più programmi.
Non so, fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Passiamo ai vari settori. Allora, partiamo dal lavoro, perché la lettura in realtà, scusate, non riesco. La lettura in realtà ha delle bellissime carte, viste così sono splendide. Però c'è come qualcosa che non vi convince ancora del tutto, che dovete tenere sotto controllo. Ma a causa di questo sette di spade, è un po' il lato brutto, se vogliamo, della lettura, questa zona. Ok, ehm, disoccupati, può iniziare qualche cosa, ci sono carte di contratti, potrebbero anche essere contratti rinnovabili, quindi magari un 3 mesi, più 3 mesi, piuttosto che un mese, un mese, un mese o cose di questo genere. Favoriti i contratti con le agenzie in generale, possono essere agenzie turistiche, agenzie immobiliari, agenzie di qualsiasi tipo per farvi capire. Ehm, Sento che potrebbe anche essere abbastanza nelle vostre corde questo lavoro. Però è anche vero che con questa stella e con questo mago dovete darvi da fare di più. Avete bisogno come di puntare più in alto. Se parliamo di persone occupate, rinnovi di contratto sì, trasferimenti no, è più un parlarne, un accordare se vogliamo il trasferimento, ma in questo momento preciso non lo vedo arrivare. C'è un nuovo inizio, quindi non vi nego che se avete chiesto come di essere, ehm, non lo so, magari aumento di livello, piuttosto che c'è qualche cosa in più che arriva, anche perché abbiamo un asso di denari che parla comunque di soldi, di doni che arrivano, ok? Per le persone che sono autonome, dunque. Ci sono contratti, ci sono nuovi inizi. Io sento che per qualcuno potrebbe essere il momento per assumere un dipendente, un apprendista, potrebbe anche essere, o per qualcuno di voi è come se fosse giunto il momento di unire le forze con qualcun altro. Questo ho sentito. Il lavoro non mancherà, per voi ho come la sensazione che ci sia da valutare un immobile. Non so come magazzino o se dovete cambiare magari sede, però c'è un tema e anche per voi il messaggio è puntate in alto. In alto può anche essere in montagna, Ehm, parliamo di denaro. Ecco, qui ragazzi, se parlo di denaro e mi casca l'occhio su questo 7 di spade, 5 di spade, vi dico fate attenzione ai furti, mi fanno vedere il comodino della camera di un hotel, bianco il comodino, eh. Quindi fate attenzione dove lasciate la roba, tenete sempre d'occhio portafoglio, cellulare, occhiali, chiavi della macchina e quelle cose lì. Chiudete sempre le borsette e chiudete le porte dei balconi, le porte finestre. Allora, a parte questo dettaglio, la situazione finanziaria non la vedo male, non la vedo male. Tutto sommato riuscite a navigare molto bene, c'è questo asso di denari, potrebbero arrivare dei soldi in più, dei regali inaspettati, magari dato da lavoro in più, potrebbero essere anche solo gli straordinari che vengono pagati, però comunque mm, sento che riceverete il giusto per lo sforzo che avete fatto, ecco, non resterete indietro in questo senso. Se parliamo di progetti, patti chiari e amicizia lunga, ragazzi. Nel senso che ho la sensazione che se stiate collaborando con qualcuno o abbiate come un progetto in testa, dobbiate
darvi un calendario e anche se collaboraste con qualcuno, datevi come delle scadenze da seguire. Io seguo questo, tu segui quello, quel tal giorno ci vediamo e confrontiamo o uniamo i lavori, per esempio. Sì, c'è qualche cosa in più che volete creare, ma sento che prima dovete passare da questa morte e da questo 10 di spade. C'è come la necessità di lasciare dietro qualche cosa. Se parliamo di relazioni, allora, a livello familiare, penso che potreste ricevere uno scossone. Non so se è una proposta, non so se è una compravendita, vedo più una vendita. Non lo so, è come se ci fosse un qualche cosa che vi propongono che vi lascerà un po' così. Se parliamo a livello di relazioni romantiche, oh, la parte che preferisco questi della lettura. E ragazzi, abbiamo un asso di coppe in partenza, bellissima carta, un asso di pentacoli, c'è una nuova conoscenza o comunque la possibilità di intraprendere un gioco di sguardi perlomeno con qualcuno. Potrebbe essere una persona o con la quale lavorate o con la quale avete questo progetto in atto, piuttosto che sì, sento che è una persona con la quale che ha a che fare o con i progetti o con la questione lavorativa o con la questione dei contratti. Non so, se foste per esempio in una fase di vendita della casa, potrebbe essere il notaio piuttosto che l'avvocato, l'agente immobiliare, non so. È una buona conoscenza. Parte lenta ma parte solida. Si definiscono subito le cose. Io cerco questo, tu che cosa cerchi? Io posso darti questo, tu che cosa puoi dare? E sento che è un buon terreno per partire. Partirete, perché c'è il matto, è l'inizio di una nuova relazione, ma c'è questo fante di spade che un po' è lì, sapete, con il binocolo che sta osservando, valutando, raccogliendo dati, informazioni, sta un po' scrutando come si può evolvere la relazione. Devo dire che potrebbe essere che non si... È come se vi capiste con uno sguardo, è come se tra di voi non ci fosse bisogno di parlare tanto. Per le persone che sono in una relazione, diciamo ufficiale, se è da poco che vi frequentate, può esserci un nuovo inizio insieme, quindi per qualcuno potrebbe esserci anche la convivenza, o perlomeno aprire il tema, o viversi di più la relazione, potrebbe anche essere, vediamo come va, stiamo più tempo, più giorni l'uno a casa dell'altro. È come un po', sì, trovare un equilibrio tra di voi che sento troverete egregiamente. Allora, se è tanto che vi frequentate, vi dico che per qualcuno potrebbe essere giunto il momento di parlare. Sì, qualcuno di convivenza, ma qualcun altro proprio figlio o matrimonio. Come se qui sapeste già dove puntare, non vi devo dire io di puntare in alto. E volete costruire con questa persona, volete creare qualche cosa, qualcuno di voi ha proprio voglia del nucleo familiare, del focolare, però è come se ci fosse bisogno di ufficializzare questo legame, di renderlo più solido, di renderlo più stabile, di dargli come una sua formalità, una sua forma. E questo vale anche un po' per quelli del terzo gruppo che sono senza etichetta. C'è come bisogno di etichettare questo tipo di relazione.
Per le altre persone del terzo gruppo, e cioè clandestini, silenzio stampa piuttosto che relazioni complicate o a distanza, io sento come se ci fosse la possibilità di riformulare le tempistiche, i giorni, i posti dove vi incontrate. Per qualcuno questo matto mi può parlare di un viaggetto, di un'escursione, di una gita fuori porta, qualcosa di breve, che però potreste effettivamente riuscire ad organizzare in questo periodo con questa persona. Se non è una gita, può essere un incontro. E anche qui il consiglio è sempre un po' quello, puntate in alto. Puntate in alto. Va bene ragazzi, andiamo a vedere un oracolo per capire come termina la lettura. Tra due mondi, carta numero 3. Siete o state per affrontare, non mi piace come parola, ma è la prima che mi è venuta, per infilarvi, ecco, in un passaggio da un mondo ad un altro, cioè come un inizio in un nuovo inizio. La sento anche così, perché è come se ci fossero due inizi qui effettivamente. Abbiamo due assi di coppe, un asso di denari, abbiamo il matto. È un buon periodo, amici del Cancro. Io spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto comunque le credenze limitanti, però ci sono anche altri temi come la metafisica, la metamedicina, piuttosto che i chakra, i traumi, si tratta i sensi psichici, insomma è un po' tutto quello che ho studiato io in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, ma sono numerate dall'1 al 4, perché la 3 e la 3B vanno viste parallelamente. Bene, andrebbero visti in ordine cronologico, chiaramente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!